Oh, hello, hello. Fate un cenno in chat se mi sentite. Ho atteso che smettessero di suonare le campane. Oh, ok, ok. Fate un cennino nella chat se ci siete. Scrivete ciao, buon Natale. Valgono anche le emoji degli alberi di Natale, vale qualsiasi cosa, anche perché io non vedo la vostra chat. Quindi devo tenere YouTube aperto da un'altra parte. Molto bene. Però questo è il bello della diretta. Quindi vediamo, vediamo. Oh, quanta bella gente. Ciao a tutte e tutti e grazie per essere qua. Spero che anche voi siate in spirito natalizio. Io ho cercato di essere vagamente in spirito natalizio questa sera. Ah, che bello. Tra l'altro non mi arriva nessuna notifica, quindi io non so se ci siete o no, ma ok, va bene. Ok, vi terrò qua di fianco, poi appena capisco il software per lo streaming dove mi fa mettere il pannello della chat, allora riesco, quindi se non vi rispondo subito è per quello. Non posso parlare male di OBS, non posso già alla prima puntata. Ok, dai, possiamo cominciare direi. Allora, una piccolissimissima introduzione di perché siamo qua, chi siamo e chi non siamo. Eh, Sarà sempre un contenuto di Green Tech Tales, ma leggermente diverso. Per chi mi segue dall'anno scorso, sa che l'anno scorso a dicembre ho fatto il calendario dell'avvento Green Tech Edition. Ovvero ogni giorno una pazza avventura sostanzialmente, ma ogni giorno ho raccontato qualcosa legato ad un concetto molto specifico a tema Green Tech. Quest'anno ho detto perché non portare questa pazzia a livello ancora più alto e quindi ho detto mi piacerebbe portare dei contenuti un pochino più interattivi, quindi non solo di me che racconto qualcosa una volta a settimana, ma anche la possibilità di ricevere domande, anche solo di ricevere dei suggerimenti su degli altri contenuti che magari io voglio portare sul canale, ma appunto qualcosa di un pochino più interattivo. E quindi non sarà un contenuto giornaliero perché rischierei davvero la sanità mentale, però diciamo che 2 volte a settimana, idealmente mercoledì e sabato, ci colleghiamo più o meno a quest'ora, dopo le campane, e vi racconto una notizia. Quindi ci focalizzeremo su una sola notizia, non due come nei video soliti di Green Tech Tales, ma cerchiamo di prenderci, non so quanto tempo ci vorrà oggi, perché tra l'introduzione e tutto vorrei che fosse anche una chiacchierata tranquilla, senza troppi limiti di tempo, cosa che invece spesso quando registro i video, diciamo, mi devo imporre perché chi gestisce contenuti video, chi crea contenuti video, sa quanto sia bello registrare, ma poi pensare di doverli editare sia qualcosa di estremamente pesante perché spesso si editano 30-40 minuti per poi magari quei 15-20 minuti di contenuto. Quindi anche solo andare, diciamo, a ruota libera con i contenuti che porto qua nelle live stream, pensavo che fosse una buona idea, diciamo, per questo dicembre. Quindi diciamo che l'idea, sì sì, Merry Christmas Giuseppe, esatto, infatti il cappello è per questo. Poi pian piano addobbo altre cose, però oggi ho deciso di lasciare vagamente, diciamo così, sobrio, poco. Prossima volta arrivo col maglione. Ehm, Però di che cosa vi parlo oggi? Perché sicuramente ve lo starete chiedendo, ma in realtà qualcuno l'avrà già notato dalla thumbnail e da qualche altra parte. Oggi parliamo di un macro tema, diciamo, di cui ho parlato all'inizio del canale, se non ricordo male era il secondo o il terzo video, ed era un tema o comunque un settore di cui io non sono particolarmente super esperta, ovvero parliamo del settore del gaming. Ora, io gioco a qualche videogioco,
non so praticamente niente di base di videogiochi, e sono capitata a inizio dell'anno più o meno, se non ricordo male, tra marzo e aprile, in un webinar in cui si parlava di videogiochi e di come affrontare l'impatto ambientale dei videogiochi. Alcuni, tra l'altro se avete già visto il video probabilmente questa cosa vi risulterà una ripetizione, però per chi non l'avesse visto c'erano alcuni rappresentanti di alcune aziende abbastanza importanti nell'ambito del gaming, come Ubisoft, ma anche Xbox, quindi nomi, diciamo, non la piccola agenzia che crea il videogiochino, però nomi abbastanza grossi, che raccontavano, diciamo, i loro case study e il modo in cui hanno cercato di integrare la sostenibilità nei videogiochi. E questo tipo di approccio per me, che ho sempre lavorato in ambito software, ma non in ambito software per sviluppare videogiochi, è sembrato davvero interessante. Un po' perché l'industria del gaming in realtà è un'industria molto grossa, negli ultimi anni è cresciuta tantissimo e una delle informazioni che ho trovato preparando la notizia di oggi è il fatto che l'industria del gaming è una delle industrie più grandi in ambito intrattenimento. Quindi il fatto che si siano cominciati a porre il problema di quanto impattano i nostri giochi e soprattutto come possiamo affrontare il loro impatto ambientale, come possiamo migliorarli da questo punto di vista, è qualcosa di estremamente interessante, qualcosa che tra l'altro in ambito software ancora vedo che si fa fatica. Parlare di sostenibilità in ambito software, in ambito di sviluppo, è ancora qualcosa di un po' difficile. Mentre in ambito gaming in realtà le cose stanno andando molto più veloce. E adesso vediamo anche un pochino, perché vi farò poi vedere un po' di cose sperando che l'anteprima del software che sto usando per lo streaming mi aiuti. E quindi arrivando alla notizia di oggi vi parlo del Sustainable Games Standard. Il Sustainable Game Standard è uno standard appunto che risale ad ottobre del 2025, quindi 2 mesi fa, ed è qualcosa di estremamente nuovo appunto, ed è stato pubblicato dalla Sustainable Game Alliance, sostanzialmente un'associazione che è nata un anno fa, a metà 2024, e che cosa hanno fatto? Loro sono partiti, e tra l'altro l'associazione è quella da cui ho portato il primo contenuto sul canale, ma loro sono partiti dicendo a noi interessa appunto approfondire il tema dei videogiochi e il tema soprattutto dell'impatto ambientale legato ai videogiochi, e quindi cerchiamo di creare un po' una conversazione, una discussione, e durante quest'anno sono riusciti a praticamente mettere in piedi uno standard che tra l'altro è il primo in assoluto che affronta in modo specifico, tra l'altro, il tema della sostenibilità nell'industria del gaming, quindi è appunto è qualcosa di nuovissimo, non solo perché risale a 2 mesi fa, ma anche perché non è mai stato affrontato questo tema. Um, e come è nato questo standard? Nella notizia che ho trovato che appunto introduce lo standard e racconta da dove è nato, il primo punto che è stato affrontato dall'associazione è il fatto che negli ultimi mesi, magari ne avete sentito parlare, sono state approvate le iniziative Omnibus. Queste iniziative sostanzialmente fanno degli enormi passi indietro riguardo alla sostenibilità nelle aziende. Ora, si tratta di una serie di iniziative che praticamente consistono nel posticipare alcune scadenze di rendicontazione, ridurre il numero di aziende tenute a rendicontare i dati legati alla sostenibilità e tutta una serie di piccole azioni che, diciamo, se messe insieme, vanno sostanzialmente a non solo rallentare quello che è un percorso che andrebbe fatto, ma anche appunto a, diciamo, continuare a mettere da parte quello che è l'impatto ambientale che dovrebbe essere affrontato dalle aziende, e anche il tema della trasparenza. Quindi ad esempio nell'ambito del gaming, se un'azienda che sviluppa videogiochi vuole cercare di, diciamo, fare una sorta di rendicontazione di quello che è l'impatto del proprio videogioco, se non è a conoscenza di quelli che sono i costi ambientali da parte dei propri fornitori, non può fare nemmeno questo. Quindi sostanzialmente non si parla solo dell'azienda finale, ma anche di tutta la catena del valore e quant'altro. Una serie di cose di cui tra l'altro abbiamo parlato nei vari video.
Perché vi parlo delle iniziative omnibus? Perché alcune aziende destinatarie di questi pacchetti, di questi diciamo, pacchetti che vogliono sembrare un aiuto alle aziende dicendo tranquilli, ci penserete tra un po' di tempo. In realtà tra queste aziende ci sono anche diverse aziende che operano nel settore dei videogiochi. Quindi partendo da questo, l'associazione, la Sustainable Games Alliance, ha detto no, a noi interessa affrontare quello che è l'impatto ambientale dei videogiochi e abbiamo una sola certezza a questo mondo ed è che ad oggi, avendo i dati alla mano, sappiamo che le emissioni di CO2 vanno ridotte. E quindi diciamo che lo standard si impone di diciamo, facilitare quello che è un'ottimizzazione a livello globale e appunto far partire una sorta di discussione un pochino più, come dire, standardizzata appunto. E quindi lo standard nasce appunto da questo. Ci sono voluti diversi mesi per metterlo a terra però appunto ad ottobre del 2025 lo standard è diventato appunto è pubblico, al momento è tranquillamente visibile e tra un attimo vi condivido anche un pochino lo schermo, vi faccio vedere un po' di cose. Però per darvi ancora un altro po' di contesto e del perché si parla del settore del gaming e perché c'è stata tanta spinta nel settore del gaming, perché come vi dicevo prima, si sa ad oggi che il settore del gaming è tra i leader del settore dell'intrattenimento, scusate. E diciamo cappello di questa informazione c'è una grossa spinta da parte di tutti coloro che giocano ai videogiochi o comunque che sono interessati al settore verso il sapere quello che è l'impatto ambientale e appunto capire in che modo la loro attività di gioco va ad avere un certo impatto sul pianeta. Una ricerca del 2022 infatti afferma che la maggior parte dei gamer in realtà sono molto convinti del fatto che l'industria del gioco debba in qualche modo affrontare le proprie emissioni e, giusto per contesto, nello stesso anno, quindi nel 2022, alcune delle più grandi aziende di videogiochi hanno rivelato, mi sto mangiando le parole, che la quantità delle emissioni associate al loro lavoro ammontava a circa 14 milioni di tonnellate di CO2, quindi non diciamo quantità piccoline, ma questa stessa quantità sale fino a 81 milioni se si include l'impronta ecologica di aziende come Microsoft, Google, Apple, ma anche Sony e diciamo, immaginate una serie di altre grandi aziende che in qualche modo fanno parte del settore del gaming. Un altro punto molto importante che ci servirà poi per andare a vedere lo standard è il fatto che questi numeri si sa già che sono incompleti, cioè c'è un punto mancante e se vi ricordate per tutte le miliardi di volte in cui ve ne ho parlato nel canale, ogni volta che parliamo ad esempio del Greenhouse Gas Protocol, che è uno degli standard internazionali che serve per la rendicontazione delle emissioni di CO2, uno dei tre scope, lo scope 3, è quello di cui si sa meno, è quello tra l'altro che raccoglie la quantità maggiore di emissioni, ma è quello che è sempre più difficile da misurare e quando lo si misura si sa già che tendenzialmente i numeri che risulteranno saranno numeri molto minori, per il motivo che dicevamo prima, ovvero che lo scope 3 ci guida nel misurare le emissioni lungo tutta la catena del valore. Ma se ci sono dei fornitori che non rendono disponibili alcuni dati legati alle emissioni delle loro attività, questo tipo di numero diventa appunto incompleto, come dicevamo prima. Ora vi comincio a far vedere un attimo il Sustainable Games Alliance, ma soprattutto facendo riferimento allo scope 3 vi faccio vedere un attimo qual è diciamo la situazione delle aziende che hanno cercato di rendicontare e a che punto sono, diciamo, e quali informazioni hanno a loro disposizione, ma mi prendo un attimino per vedere la chat.
perché appunto io non vedo i vostri messaggi e Giuseppe ci dice giustamente, io ogni volta che gioco parte una cosa interessante e evito di dire alcune parole perché YouTube è un po' furbettino e visto che siamo un canale poverello lasciamo le parole, non posso bipparmi nel live, quindi andiamo un attimino, vi faccio vedere appunto la lista delle aziende e quali sono le informazioni che stanno cercando di rendere disponibili e quali invece no. E quindi dovreste vedere, spero di sì, perché ho un po' di schede da farvi vedere e se riesco a oh, ecco, bellissimo. Ora, questo è una schermata che appunto arriva sempre dalla Sustainable Games Alliance, poi vi condivido tutti i link della live, ma sostanzialmente queste sono numerate le categorie dello scope 3, non ci serve sapere quali sono le categorie, ma dopo magari ve le faccio vedere, ma sostanzialmente possiamo già vedere nella leggenda, ora qui purtroppo se qualcuno ha difficoltà a distinguere i colori, manderemo un'email a chi ha fatto questo grafico per dire avete dato l'informazione solo con i colori e non anche con un pattern, ma giusto per farvi vedere, il punto interrogativo dice non sappiamo niente, nessuna informazione viene resa disponibile, mentre ve lo faccio vedere poi lungo le righe, così se c'è qualcuno che non riesce a distinguere i colori cerchiamo vagamente di risolvere, però possiamo vedere già a grandi linee che tantissime aziende non hanno idea di quali siano le loro emissioni nelle varie categorie dello Scope 3, come ad esempio alcune grandi aziende come Roblox, ma anche, se non ricordo male, qua sotto ne abbiamo anche altre che sono comunque aziende grosse e fanno abbastanza fatica. Le, tra virgolette, migliori, quindi quelle con più pallini verdi, sono ad esempio Microsoft, Google siamo lì lì, ma Sony ce la fa, Ubisoft, che tra l'altro è una di quelle che ho portato nel video precedente, ci dice chiaramente alcune cose le sappiamo, quindi le rendiamo disponibili, ma tante altre invece non le sappiamo proprio. E questo è estremamente interessante perché sono alcuni, o meglio, è una delle aziende che in realtà si è esposta appunto su questo tema. Poi abbiamo Unity, anche loro dicono alcune categorie dello scope 3 le sappiamo molto molto bene, ma altre non abbiamo idea. E quindi, giusto per rimettere appunto una schermata un pochino più larga, vedete che c'è un sacco di lavoro da fare ora e lo standard sicuramente può dare un inizio e una spinta su quello che è il punto di partenza e muoversi da un certo punto di vista in un modo un pochino più strutturato. Ora vi faccio però vedere un attimo come si presenta lo standard. Ora spero che voi vediate, anzi fatemi vedere un attimo la chat, mi scrivete se vedete bene le scritte, va bene un sì oppure no o anche un pollicione. Ora c'è un pochino di delay, quindi se sto aspettando una vostra risposta arriverà tra un sacco di tempo, però maledetto YouTube che mi diceva tranquilla, la latenza è bassa, nel frattempo bevo un sorso di tè. Ok, qualcuno dice si vedono a sufficienza, magari faccio una cosa, vediamo se riesco a zoomare qua, così si vede un pochino meglio. Ok, allora questa è la pagina del Sustainable Game Standard, vi lascio appunto tutti i link poi come al solito nel link tree della puntata. Qua trovate appunto un'introduzione e più o meno quello che vi ho detto prima, quindi il perché è nato questo standard, ma poi la parte molto interessante è che lo standard è suddiviso diciamo in due macro categorie di destinatari. I primi sono gli sviluppatori, quindi chi effettivamente mette mano al codice e sviluppa effettivamente il videogioco, mentre la seconda parte è, diciamo, i secondi destinatari
sono i reporting managers, ovvero tutte quelle persone che poi dovranno andare a rendicontare quello che è l'impatto ambientale del videogioco e appunto dell'attività che regolamenta il videogioco stesso, tutto ciò che sta attorno allo sviluppo di un videogioco. E qui trovate appunto suddivisi in base alle varie legislazioni alcuni degli standard che vengono utilizzati, CSRD, eccetera, eccetera. Ma una cosa che volevo farvi vedere, andando un pochino nel dettaglio, è che al netto di appunto che cosa copre lo standard, che è più o meno quello che vi dicevo prima, e per chi si occupa di sviluppo immagino che più o meno abbia idea di che cosa si parla, ma sostanzialmente si parla di tutte quelle attività che si possono fare per andare ad efficientare il videogioco stesso senza, un punto molto molto importante, senza andare a compromettere però l'esperienza di gioco. E questo è un punto di cui vi avevo parlato anche nel video precedente, quindi il focus non è quello di tagliare, 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 efficientare, 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 ma trovare una situazione di mezzo che permetta agli utenti di essere più consapevoli di quello che è l'impatto del proprio videogioco e di ridurre quelli che sono, diciamo, magari delle implementazioni che effettivamente non servono poi per il gioco stesso, per l'esperienza di gioco. E un punto molto importante che riguarda sempre gli utenti dei videogiochi è il fatto che tutte le attività che vengono fatte lato sviluppo, che stanno sotto lo standard, sono quelle che permettono anche di ridurre l'impatto su ad esempio il consumo energetico scusate, il consumo ad esempio della batteria, delle varie console, eccetera, eccetera. Quindi se andiamo a vedere, in realtà c'è una situazione di win-win. Il gioco impatta meno, quindi servono meno risorse anche lato infrastrutturale dell'azienda, ma anche poi l'utente finale, il giocatore, riesce a giocare la sua partita senza, diciamo, doversi preoccupare troppo o comunque in modo esagerato della batteria che cala, eccetera, eccetera. Chi di voi gioca sa benissimo di che cosa sto parlando, ma vi faccio un attimino vedere una parte dello standard. Tra l'altro questa cosa è inaccessibile, se vedete, ma io avevo comunque aperto la tab, però l'ho aperta lo stesso per abitudine, vabbè. Quindi chiudiamo questa che sennò consuma energia. E, una cosa che volevo farvi vedere, che ho trovato davvero davvero interessante, è il fatto che lo standard, qua stiamo nella parte per i developer, lo standard è suddiviso in categorie e diciamo in tematiche, ma ogni tematica, ogni componente come dire, si presenta con quattro opzioni di approfondimento. Quindi si può andare ad implementare alcune migliorie o comunque alcune strategie in base ad alcune caratteristiche. Per esempio, qua siamo ad esempio nello scopo 1, ma mi ero segnata uno che lo faceva proprio capire bene bene bene. Ora con lo zoom sto facendo caos anche io. Ma sostanzialmente la differenza che vi dicevo prima, ovvero il Basic, Enhanced, Optimized e Automate, in che cosa si differenzia? Si differenzia nel fatto che alcune, quindi ad esempio le opzioni base, sono quelle che possono essere implementate o comunque rese disponibili in relativamente poco tempo, fino ad arrivare a quelle Automate che invece richiedono molto più tempo, richiedono anche di magari collezionare dei dati o comunque sono quelle un pochino più da approfondire anche lato sviluppo. E secondo me questo è un punto veramente interessante per questo standard, perché in qualche modo ci dice, guarda, se vuoi implementare delle migliorie puoi farlo e decidi tu quanto vuoi andare appunto nel dettaglio, quanto vuoi effettivamente implementare, in modo anche da magari definire diciamo delle fasi di sviluppo. Quindi andare magari prima con tutte le implementazioni base e poi pian piano diciamo mettere mattoncino su mattoncino fino a che si arrivano alle implementazioni più complesse.
E quindi questa cosa secondo me è veramente una cosa estremamente interessante che hanno sviluppato nello standard. E che cosa volevo dirvi? Ho i miei appunti perché sennò io vado a ruota troppo libera e poi non vi dico le cose più importanti. Ma ecco, un'altra parte molto importante è che lo standard non solo si pone l'obiettivo di definire quali sono, diciamo, le aree di implementazione, ma anche quelli che sono i benefit, ad esempio, per le diverse categorie. Quindi è come dire, se qualcuno di voi è magari familiare, ad esempio, con le WCAG, ma anche con le Web Sustainability Guidelines, in realtà è molto molto simile l'approccio. Quindi si parla di che cosa si può fare, qual è la categoria problematica, ehm, la tempistica, che se non ricordo male nelle Web Sustainability Guidelines qualcosina forse c'è, quantomeno per la, diciamo, difficoltà di implementazione, ma poi la parte dei benefit, che spesso è quella più che interessa, diciamo, di più magari a chi alle persone che sostanzialmente dobbiamo convincere del fatto che questa roba effettivamente andrebbe implementata. E quindi io l'ho trovata una cosa estremamente interessante anche la suddivisione. Ora, con lo zoom, non lo so, per me risulta un po' difficile da leggere, sarà che alcune parti arrivano a metà pagina, altre invece no, però è scritto davvero molto molto bene a livello proprio strutturale. E un altro punto molto importante è che, se non ricordo male, sempre in questa pagina, oppure è nella pagina principale, vediamo, no, forse nella pagina principale. Mm, mm, mm. Pi, 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 pi. Allora, ecco, era questo il punto. Oltre ai vari benefit che abbiamo visto diciamo, nel dettaglio delle categorie dello standard, ci sono tutta una serie di altre, di altre caratteristiche e altri benefit che l'applicazione di questo standard può dare, ma uno di questi una caratteristica che mi è piaciuta particolarmente ed è qualcosa che in realtà va molto, come dire, sulla stessa linea di quello che fanno altre associazioni che si occupano di sostenibilità, ovvero quello dell'approccio collaborativo. Io lo rivedo tanto, ad esempio, in altre associazioni come possono essere la Green Software Foundation, il fatto di sviluppare uno standard che tra l'altro la Sustainable Games Alliance non l'ha sviluppato da sola. Se non ricordo male hanno collaborato con oltre 30 aziende che si occupano di gaming, di sviluppo di videogiochi, ma il fatto di avere uno standard e soprattutto mettere, diciamo, nero su bianco che nel momento in cui si implementa uno standard, ciò che viene fatto risulta poi pubblico, quindi in qualche modo ogni azienda che implementa lo standard stesso diventa un punto di riferimento per le altre aziende stesse. E quindi il fatto di appunto proprio avere un approccio che sia collaborativo può permettere a lungo andare di anche normalizzare il fatto che di queste cose bisogna parlarne e bisogna anche richiedere quelle che sono le informazioni mancanti ai propri fornitori e quant'altro. Ora, vediamo se mi ero segnata qualcosa sulla parte di reporting managers, ma la parte che vi volevo portare principalmente era quella lato sviluppo, anche se comunque per chi magari ci sta ascoltando, chi ascolterà la live e si occupa di reporting, che in italiano adesso non mi viene l'equivalente in italiano, la traduzione, però sostanzialmente chi fa la parte più burocratica, il Sustainable Game Standard in realtà è una interpretazione molto specifica del Greenhouse Gas Protocol, che è quello che vedevamo prima, quindi il fatto che abbiano utilizzato come termine Scope 3 non è una coincidenza, ma è proprio il fatto che hanno usato il Greenhouse Gas Protocol come base. E infatti lo trovate proprio anche in questo paragrafetto. Ora, rivado su YouTube per vedere se avete scritto qualcosa perché non vi vedo.
Ruota libera ci piace. Sì, è un problema perché poi YouTube mi ha detto che oggi posso usare solo un'ora per qualche motivo, quindi non so perché. Ehm, Però vediamo un attimo se mi ero segnata qualcos'altro. Pipipì, pipipì. Mm. Sì, mi ero segnata un'altra cosa da dirvi e riguarda il chi ha lavorato a questo standard e ho un'altra tab aperta, questa non dovete leggerla adesso, anche perché sono tipo 16 pagine e ve li lascio poi da leggere, ma questo è un paper sempre condiviso dalla Sustainable Games Alliance riguardo allo standard in cui hanno analizzato gli utenti, ma anche gli stakeholder che sono interessati a questo standard e tra l'altro per ogni tipo di stakeholder, in cui tra l'altro ci sono anche i giocatori, perché non so se qualcuno di voi guarda su YouTube chi gioca, eccetera, è un lavoro sostanzialmente. Per ognuno di questi stakeholder hanno sottolineato e categorizzato quelli che sono i loro bisogni dello standard. Quindi non solo hanno detto partiamo da uno standard internazionale che riguarda la sostenibilità, ma portiamo quello standard che è già abbastanza stabile e abbastanza ehm, internazionalmente riconosciuto, spero si dica, e uniamo però quelle che sono le necessità del settore in particolare. Questo secondo me è un altro punto molto importante, è un altro punto da cui tra l'altro il mondo dello sviluppo in generale può prendere molto molto spunto, perché è vero che non si possono applicare delle linee guida generali, bisogna molto spesso adattare quelle che sono le esigenze degli utilizzatori finali, nel settore del gaming ancora di più, ma il fatto che abbiano applicato proprio in modo pratico il mettere insieme quello che è uno standard con tutto il resto, secondo me era qualcosa di davvero davvero interessante, ma io sto cercando di spostare il cursore qua perché un'altra cosa che vi volevo far vedere e spero di ritrovarla perché io me la sono segnata negli appunti, ma forse non era qui. No, perché queste sono le varie categorie. Vediamo se non la trovo qua. Ve lo dico e basta, poi cerco di trovare dove l'ho letto. Ma no, ok, non mi ricordo dove l'ho trovata quell'informazione, però giuro è in una di queste tre tab, quindi non giocherò sporco, non mi inventerò altre cose, ma mi rimetto a piena visuale. E quello che vi volevo dire è che allo standard ovviamente hanno contribuito diverse aziende di videogiochi, anche poi associazioni locali, ma anche ricercatori e ricercatrici specializzati nello specifico nel settore dei videogiochi e di quello che è appunto la catena del valore di questo settore. Per quanto riguarda tra l'altro la revisione dello standard e dei vari punti che abbiamo visto brevemente prima, se faccio così è perché ho il computer con gli appunti da questo lato, scusate, ma appunto per la revisione dello standard e dei vari punti che abbiamo visto prima è stato seguito un iter molto preciso di collaborazione tra le persone che hanno appunto studiato il settore dell'intrattenimento e coloro invece che si occupano di sostenibilità, carbon accounting, eccetera, eccetera. Quindi è qualcosa che abbiamo visto anche prima, però volevo sottolinearla di modo che fosse anche chiara. E nel caso in cui appunto queste persone, diciamo nella fase di revisione, nel caso in cui qualcosa diciamo, non tornasse o fosse diciamo, non troppo chiara o non troppo supportata anche da dati e da studi, in realtà il punto dello standard che magari si stava cercando di portare avanti veniva riportato indietro, diciamo, nella fase di sviluppo dello standard stesso, in modo che appunto quelle che sono le aspettative degli utenti, anche che come vedevamo prima sono particolarmente interessati a questo tipo di tematiche, potessero essere appunto
soddisfatte come aspettative. E, quindi allora, per oggi in realtà la notizia è questa qua. E io spero, se avete domande, tra l'altro scrivetele nella chat, che adesso vi ho di fianco, no, vi ho di fianco perché non so come mi vedete, però vi ho tranquilli nella chat e quindi se avete domande fatele tranquillamente, se avete curiosità o se siete dei giocatori, magari sarebbe molto molto interessante capire se vi è mai capitato di impostare delle caratteristiche di gioco o avete visto tra le impostazioni la possibilità di, ad esempio, ridurre la risoluzione o ridurre, adesso non ricordo nello specifico quali erano alcuni dei setting che metteva a disposizione, ad esempio, Ubisoft, però ve le posso poi scrivere da qualche parte e fatemelo sapere se appunto avete mai notato che mentre giocavate c'era qualcosa legato all'impatto ambientale. Una cosa interessante che avevo visto nella notizia precedente è che per uno dei giochi di Xbox, credo, Xbox ha detto mettiamo questo setting di risparmio energetico e rendiamolo di default. Non diciamo agli utenti che questa cosa esiste, facciamo un periodo di studio, diciamo, e cerchiamo di capire quando gli utenti si accorgono di questo setting e eventualmente quando cambiano quel setting stesso. E si sono resi conto che in realtà la maggior parte degli utenti ha tenuto tranquillamente quel setting di default perché non andava ad impattare le caratteristiche di gioco e appunto la gaming experience, che è appunto quello che vedevamo prima, che è anche l'obiettivo dello standard. Quindi, ecco, esatto, parlo di comunicazione che so che Giulia ci dice non sono una grande giocatrice ma ammetto che non ci avevo mai pensato. È vero, per me è stata la stessa cosa, in realtà, come vi dicevo all'inizio, non mi sono mai posta granché il problema, neanche di quanto si potesse fare lato videogiochi per appunto migliorare quella che è l'esperienza di gioco senza andare ad impattare poi scusate, migliorare il consumo energetico senza impattare l'esperienza di gioco, ma non mi ero neanche posta da un certo punto di vista il problema di quanto impattano i giochi, cioè un po' come tutto ciò che rientra nella bolla del digitale, quanto quel tipo di attività che noi non vediamo, il tipo di impatto che ha, quanto effettivamente impatta per davvero. Quindi una similitudine può essere, una casistica molto simile può essere quanto sta impattando la serie di video su YouTube che abbiamo visto. È una situazione abbastanza simile. E come vi dicevo all'inizio, il settore dei videogiochi, essendo molto compartimentato in se stesso, può portare a degli sviluppi molto specifici, che è una cosa che ho trovato davvero davvero interessante, perché ehm, appunto è un ragionamento molto applicato e molto pratico alla fine, perché si tratta di rendere disponibile qualcosa che un altro utente starà utilizzando, quindi la maggior parte dell'impatto, tra le altre cose, ce l'ha l'utente finale, o meglio, arriva dall'utente finale, non tanto dall'azienda. E quindi anche questo è estremamente interessante. E un'altra delle cose è il fatto che i videogiochi stanno diventando, io mi ricordo quando giocavo a FIFA 20 anni fa e a malapena tu potevi renderti conto se il giocatore aveva degli occhi. Oggi invece quasi li puoi contare i nei sostanzialmente. E appunto, come ci scrive Francesca, con il fatto che la grafica sta diventando sempre più fotorealistica e immagino sempre più impattante, è importante che abbiano cominciato a pensarci. Esatto. E da qui si può arrivare appunto a tutte le varie attività di
diciamo, mettere insieme quello che è l'esperienza dell'utente con quanto vogliamo che sia dettagliata e quali sono effettivamente i punti del videogioco che vanno dettagliati. Molto spesso, infatti, ci sono magari degli scenari molto ampi e il dettaglio deve arrivare, faccio un esempio, dalla parte centrale del frame oppure da tutto il resto, e quindi da qua si possono fare tutta una serie di ragionamento. Giuseppe ci scrive, secondo me ha impattato ed impatta molto anche il mining. Sì, cioè sostanzialmente hanno tutti i punti dello sviluppo di un videogioco hanno più o meno un impatto. E secondo me, ora non ricordo se quando hanno pubblicato lo standard hanno affermato se si tratta di una sorta di bozza e quindi se ci continueranno a lavorare oppure no, però sarà molto interessante vedere magari tra 6-8 mesi le prime implementazioni di questo standard e quindi vedere in che modo alcuni videogiochi sono cambiati. Secondo me a livello di utente e a livello di appunto esperienza di gioco non verrà notata alcuna differenza, però magari potremo avere dei dati riguardo appunto all'impatto del settore e a quanto magari è migliorato oppure quali sono i punti diciamo che hanno più impatto. Quindi su cosa ha senso che lo standard si specializzi ancora di più e appunto tutte quelle serie di cose molto più specifiche. E io direi che stiamo arrivando alla fine della live, quindi se non siete iscritti, scusate, dovevo usare questa grafichina di cui sono estremamente soddisfatta. E quindi se non siete iscritti al canale, ma secondo me voi super fan che state guardando questa prima live, grazie davvero a tutte e tutti. Però se non siete iscritti iscrivetevi alla grafichina qua. E mi ha suonato anche il microinfusore ovviamente, ma gli avevo detto di fare silenzio per un'oretta, invece no. Quindi vi porto anche un po' in mezzo alla mia quotidianità. Un'ultima cosa, spero che non vi abbia tratto in inganno il fatto che la luce oggi è spenta, ma c'è un enorme punto di cui non ho parlato nell'introduzione ed è che nel caso in cui io avessi acceso questa luce voi non avreste visto assolutamente niente. Quindi, tra le altre cose, se questo sfondo vi è piaciuto, fatemelo sapere, non lo so, così voglio un feedback. Se vi piace questo format delle live stream, fatemelo sapere ugualmente. Per il momento è un test, quindi durerà appunto per dicembre e la prossima live stream sarà sabato, sempre alle 18:30 e fatemi sapere se questo tipo di format vi piace di più rispetto ai video classici. Con questo format posso diciamo, interagire un pochino di più e rispondere a un po' più di domande, diciamo, è un po' la versione full remote di partecipare ad un evento in cui io sono l'unica speaker però, e quindi è un po' particolare, però diciamo che a me onestamente è piaciuto fare questa prima live stream. Non nego che avevo un po' di ansiettina, un po' per i problemi dell'ultimo minuto, ma in qualche modo si risolvono sempre. Però ci tenevo tanto a portarvi questo tema del Sustainable Game Standard che ho trovato davvero interessante. Non vi dico quale sarà il prossimo tema, dovete aspettare a venerdì, credo. Venerdì ve lo annuncio, quindi nel frattempo, appunto, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ci scrivono viva il Natale, io vi dico viva la mia tazza di Green Tech Tales, perché oggi non poteva mancare un po' di sano personal branding. Avrei dovuto farmi il cappello di Natale con su scritto Green Tech Tales. Però basta con le idee e niente, io direi che vi lascio andare a cena, sembravo il Papa facendo questa cosa, ma vi lascio andare, spero che la notizia vi sia piaciuta, ve l'abbiate trovata interessante. Come sempre preparerò i link e al solito, ultimissima cosa, se volete supportare il cappellino di Natale a tema Green Tech Tales, come sempre il link Ko-fi credo sia nella descrizione, non ho preparato la grafica per quello, scusate, la prossima volta preparo anche quella, ma appunto se volete sostenere economicamente il canale, link Ko-fi,
caffè e tè, adesso sto bevendo tè, quindi vedete che non sto dicendo bugie durante i video. E se invece non potete sostenere economicamente il canale, non importa, per me anche solo vedervi super attivi nella chat è stato super super divertente. E io direi che per oggi è tutto e ci vediamo non alla prossima settimana, ma ci vediamo tra 3 giorni.